ad ovest della città di Napoli esiste una terra che gli antichi greci chiamavano Phlegreia Pedia, i campi ardenti. Era qui che le elite romane trascorrevano la villeggiatura, nelle lussuose ville di Baia e di Lucrino, poi sprofondate in fondo al mare. Il suolo, in perenne e lento movimento, viene spinto da fluidi e dal magma. È il bradisismo, il respiro del vulcano, un fenomeno geologico di origine vulcanica che coinvolge la scienza, ma non solo, anche la vita delle persone, la società, gli aspetti politici ed economici. Negli anni 70 ed 80 il bradisismo è stato molto intenso e ha terrorizzato gli abitanti dei Campi Flegrei, con terremoti continui. Intere aree della città di Pozzuoli furono evacuate. Oggi la zona della caldera dei Campi Flegrei ospita più di 600.000 persone. Quello che è considerato il primo libro di geologia moderna, Principles of Geology, pensate che in copertina ha quello che ho dietro alle mie spalle, cioè le colonne del Macellum di Pozzuoli, cosiddetto Tempio di Serapide. L'autore di questo libro, Charles Lyell, geologo scozzese, quando visitò questa zona rimase molto colpito dalle evidenze delle variazioni del livello del mare incise in queste rocce, le rocce delle colonne del Tempio di Serapide. In realtà si tratta di fori nelle colonne, dei fori creati da alcuni organismi marini, da dei molluschi che secernano dei fluidi acidi e quindi vanno a corrodere la roccia stessa. Perché questi fori sono così importanti? Perché misurano le variazioni del livello del mare. In realtà non è il livello del mare a cambiare, ma è il livello del suolo. Infatti in questa zona il terreno si abbassa e si alza continuamente, ciclicamente nel tempo. Si tratta del bradisismo, un fenomeno unico al mondo. Col bradisismo ho cambiato 11 case. La buonanima di mio padre mi raccontava che Pozzuoli la chiamavano la terra ballerina perché dice, è stata sempre così. Infatti se vedete le fotografie in mezzo alla piazza c'è la chiesa che si salivano le scale, c'era il mare, sembrava Venezia Pozzuoli. E una notte ho sentito tutte le 500 scosse quando fece quello sciame sismico. E niente, poi ho vissuto, stavamo con la bottega, a un certo punto chiudevamo e corravamo, avevamo paura, quando dormivamo pure a casa, c'era quella cosa, un momento all'altro, vedere tanti amici che tu sul rione, sei cresciuti insieme, uno va una parte, va un'altra, si divide la città, e poi man mano, poi esiste la rassegnazione, uno si dimentica di queste cose. Noi ci troviamo su una delle bocche della Solfatara qui. Questo qua veniva chiamato Ofus, cioè una puzza di zolfo talmente tanto forte, ma talmente tanto forte che prima di entrare dobbiamo aprire tutto e lasciare che passi l'aria per almeno mezz'ora, perché altrimenti veramente è terribile. Stiamo andando a intervistare la dottoressa Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano. Sappiamo che il bradisismo, insomma, il suolo, il terreno si abbassa e si alza, ma di quanto? Andiamo a chiedere un po' di cose tecniche, scientifiche, un po' di dati quantitativi, così insomma avremo un'idea ben più chiara. Bene, dottoressa Bianco, grazie per il suo tempo e per la sua disponibilità di questa mattina. Cosa fa l'Osservatorio Vesuviano e quali sono gli obiettivi principali dell'Osservatorio? L'Osservatorio Vesuviano è prima di tutto un istituto di ricerca. Siamo dei ricercatori che si occupano sicuramente di scienze della Terra, si occupano di vulcani, ma non solo di vulcani, e che poi forniscono anche un servizio che è quello del monitoraggio delle aree vulcaniche napoletane attive, che sono il Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia. Relativamente al bradisismo, quali sono le attività che fate
quotidianamente? Noi abbiamo nell'area dei Campi Flegrei installata una rete di monitoraggio che noi chiamiamo multiparametrica. Utilizziamo strumenti, sensori che sono in grado di acquisire diverse informazioni, diverse tipologie di segnali, i segnali sismici, i segnali di deformazione del suolo, i segnali geochimici e anche il monitoraggio vulcanologico, che è quello che si fa strumentalmente con le telecamere termiche all'infrarosso. L'attore principale della rete di deformazioni è il GPS. I segnali dei GPS e i segnali tiltmetrici vengono acquisiti 24 ore su 24 in tempo reale, e i segnali gravimetrici vengono acquisiti durante campagne di misura ad hoc. Nell'ultimo anno mi sono reso conto che c'è un dilagante scetticismo verso la scienza, soprattutto sui nuovi canali social. Quale può essere l'origine di questo scetticismo? Poiché la rete ha una velocità di propagazione poi delle informazioni molto ma molto veloce, quello che prima rimaneva confilato nel baretto da qualche parte adesso dilaga, e questo dà in qualche maniera un avvio, se non altro, a delle sensazioni, mettiamola così, di incertezza. E poi una non completa comprensione di che cosa sia un approccio scientifico. Perché noi sappiamo, chiunque lavori in questo campo sa bene che qualunque forma di scoperta, comunque perché sia validata, ci vogliono altri anni, ci vogliono altri studi che in qualche maniera la confermino, la smentiscano, oppure che semplicemente ne aggiustino un po' il tiro. La conoscenza è un processo lunghissimo in cui sono coinvolte centinaia di migliaia di persone, tutti i ricercatori che lavorano di fatto in tutti gli ambiti. L'incertezza di per sé sgomenta. Vedo che le persone hanno difficoltà ad accettarlo, cioè per loro la scienza deve essere legata alla certezza. Alla certezza. E invece mi dice che non è così. E invece non è così, perché noi non sappiamo tutto, ma quello che noi non sappiamo però lo sappiamo quantificare, e questo è uno strumento dal mio punto di vista potentissimo. Quindi che invece venga percepito come una diminuzione, come una mancanza, Sì. è una cosa dolorosa, devo dire dolorosa, e forse deve indurre anche noi che facciamo scienza a trovare la maniera di raccontarla meglio, la potenza dell'incertezza, Certo. che non è un fallimento, anzi è il contrario. La dottoressa Bianco ci conduce nella sala di monitoraggio, il cuore dell'osservatorio vesuviano. Ci mostra le attività principali che si svolgono qui e quanto il suolo sia andato su e giù negli ultimi 120 anni. Vediamo che il suolo al rione Terra, perché ovviamente questo è il riferimento del rione Terra, Sì. fino al 1950 si è abbassato. Ok, quindi dal 1900 al 1950 Dal 1900 al siamo in 1950 decrescita. Siamo in decrescita, Ok. quasi un metro, un po' più di un metro. Sì, 1,2 ok, metri. Sì. Esatto. Ah. Dopodiché, inizio degli anni 50, C'è stato un una primo bella- sollevamento. Ah. Ok. Ok. Stabilità, e poi arriviamo agli anni, fine degli anni 60, inizio degli anni 70. Che c'è stato? Che c'è stato un aumento anche qui di quasi 1,7-1,8 metri. Ok. Stabilità, Sì. e poi parte la crisi bradisismica dell'82-84. Un altro metro e 7 metro e 8. E poi vediamo la subsidenza, cioè l'abbassamento dopo. Sì. Abbassamento che però comincia a invertirsi a partire dal 2005-2006. Questo è dal real time, Se c'è un ragazzi. terremoto in questo momento, il nostro sistema automatico lo localizza Ah. e la localizzazione viene evidenziata con un cerchietto come questo, solo che invece di essere rosso sarà bianco. Tutte queste bollicine rappresentano le localizzazioni dei terremoti ai Campi Flegrei negli ultimi 2 anni. Il maggior numero di eventi che noi registriamo hanno magnitudo comprese fra -1 e 1. La deformazione, cioè il sollevamento, si accompagna sempre ai terremoti, cioè il terremoto è in qualche modo un effetto del sollevamento. Ok. Nei periodi in cui non c'è sollevamento non si registrano terremoti.
Neanche nella fase di discesa? Neanche del nella bradisismo? fase di discesa, molto difficilmente. Ah sì? Sì, sì. Ok, quindi i terremoti sono tendenzialmente Tendenzialmente associati sempre alla risalita. Esatto. Il modello più semplice a cui riferirsi e che per molti anni ha guidato un po' i ricercatori che si approcciavano a questo tipo di fenomeno era che ci fosse del magma che stava risalendo e che risalendo ovviamente deformava la crosta e che a un certo punto sarebbe arrivato a uscire come un'eruzione. In realtà si è scoperto con una serie di studi pluridisciplinari che la questione sarà sicuramente più complessa, perché prima di tutto si è scoperto che la crosta superiore dell'area dei Campi Flegrei ha delle caratteristiche di fisiche delle rocce tali da renderla in qualche maniera poi prona alla deformazione senza necessariamente doversi rompere. E questo è un elemento. Gli altri elementi sono quelli che vengono fuori sia soprattutto dagli studi delle caratteristiche geochimiche delle emanazioni gassose che in quest'area sono rilevantissime. Pensiamo alla Solfatara, pensiamo all'area di Pisciarelli dove ci sono delle fumarole molto ma molto importanti che vengono continuamente studiate e campionate. Bene, noi sappiamo che dal 2005 in poi, anzi forse addirittura già un po' prima del 2005, il contenuto chimico di queste fumarole è mutato. C'è un mixing probabilmente di magma che risale dalla camera magmatica profonda. Questo mixing naturalmente poi determina una risalita di questi fluidi magmatici, non magma in particolare, ma fluidi magmatici, che naturalmente poi una volta che fuoriescono con le fumarole hanno il loro imprinting. Ok. C'è un'altra interpretazione che invece ritiene che il tipo di fenomeni che stiamo osservando ora potrebbe essere in qualche maniera dovuta al degassamento della camera magmatica superficiale che si era impostata nell'area di Pozzuoli nella crisi bradisismica precedente, 82-84 per intenderci, che ora raffreddando si sta degassando, quindi naturalmente degassando inquina il contenuto delle fumarole ma degassando genera anche poi questa deformazione. Personalmente, anche guardando un po' agli studi soprattutto di sismologia fatti nell'area, non sono così sicura che in questo momento la sorgente, la camera magmatica superficiale dell'82-84 si stia raffreddando e quindi stia rilasciando gas per degassamento. C'è una piccola esplosione in diretta. In diretta Allo Stromboli. Qui, allo Stromboli, sì, e anche qui. Ecco. E Infatti vediamo il deve segnale essere sismico, registrato ecco da qua. qualche parte. Il segnale sismico. Questo qua? Esattamente, questo Beh, che abbiamo partitura. preso qualcosa in diretta, dai. Sì. Trascorrere del tempo in questa sala di monitoraggio fa capire una semplice cosa, cioè che l'osservatorio vesuviano è l'unica fonte scientificamente attendibile, nonché la referenza, per tutto ciò che riguarda eventi sismici e vulcanici, sia per i Campi Flegrei che per il Vesuvio. Quindi, nel caso in cui ci fossero notizie allarmanti in futuro, la prima cosa da fare è consultare il sito dell'osservatorio vesuviano. Quindi tutte le informazioni dove possiamo cercarle? Sul sito? Sul nostro sito istituzionale www.vingv.ingv.it. Quindi santoni non esistono, esiste l'osservatorio vesuviano. Grazie dottoressa. Terminata l'intervista con la Bianco, interessante, È molto interessante. Ma te l'avevo detto che avresti avuto spunti interessanti e secondo me il messaggio di geologia pop veicolarlo attraverso un istituto di ricerca è importante. No, ma poi proprio la sua visione è molto simile alla mia, cioè quando abbiamo parlato di come si chiama, di incertezza, io lo dico spesso nei miei video, l'incertezza, l'interpretazione, solo che difficilmente si capisce. Sì, difficilmente si capisce Perché è una cosa che spaventa. perché spaventa. Le persone vogliono risposte certe su tutto ciò che avviene, su tutto ciò che ancora non è avvenuto, su tutto ciò che non avviene. Abbiamo il sindaco, dai. Abbiamo il sindaco, ciao. Le prove, i piani
raccontano fino a un certo punto, innanzitutto burocratico, ma di fatto noi l'abbiamo già fatta l'evacuazione. In che senso? Cioè... Nel 1983 questa è stata evacuata. No, ma quindi oggi se succedesse un qualcosa di veramente di intenso. Io diversi cittadini, specialmente di persone anziane, mi dicono che loro oggi da qui non si muoverebbero. Io li comprendo. Ed è forse anche la mia sensazione questa. Per chiaro, la crisi bradisismica acuta è un evento, è un ragionamento, così come l'abbiamo vissuto. Qualche altra cosa è un altro ragionamento, l'eruzione, l'imminenza dell'eruzione. Poi insomma io mi affido molto al polo scientifico, no? Sì. Mi affido molto all'osservatorio vesuviano di GV, mi affido molto al monitoraggio che quotidianamente con sistemi diversi rispetto al 1983, con una rete capillare sul territorio che ha un altro significato. Certo. Poi ovviamente ci sono le responsabilità, ci sono... Anche su questo io penso che lei ha seguito, no, da geologo, le tante posizioni diverse anche nel mondo scientifico, che mi appartiene però poco questo modo di fare, perché secondo me il mondo scientifico può avere posizioni diverse, poi queste posizioni diverse devono confrontarsi e deve uscire una sintesi. Si parla di piano di evacuazione, protezione civile. Oggi a che punto siamo? Guardi, noi come città, come territorio abbiamo fatto i nostri compiti a casa. Lei vede questo opuscolo che è quello che è la nostra competenza. Poi c'è una competenza sovraordinata che è il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, insieme alla Regione Campania, e che insomma per la prima volta devo ringraziare l'attuale direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile Borrelli, che negli ultimi anni ha prestato attenzione anche con diversi confronti pubblici con la città, chiesti da me proprio nei momenti che la comunità scientifica aveva diverse posizioni, dove io ho alzato la voce e ho detto: mi avete stancato, venite qui, spiegateci con chiarezza i livelli istituzionali individuati per dare risposte al territorio, alla mia comunità. Ma ci può dire qualcosa relativamente a come si pianifica un piano, cioè come si progetta un piano di evacuazione? Proprio nel concreto, perché le persone sentono parlare di piani di evacuazione, ma concretamente come si fa? Quali sono le variabili in gioco? Guardi, Pozzuoli nel 1983 fu divisa in zone legate alla criticità e alla pericolosità del momento. La zona A era tutta quell'area che fu evacuata e la zona B, che non era a ridosso dall'area individuata dall'osservatorio GV del cratere, dove potevano verificarsi ipotesi di eruzione. E quindi tutta quella zona del centro antico storico, della parte costiera di Via Napoli, della parte alta, denominata zona A, fu evacuata e assistita dallo Stato, anche questo è noto. È vero che oggi hanno allargato la zona rossa, che arriva a Giuliano, arriva a Napoli, metà fuori Grotta, Pianura, ma il concetto è sempre quello. Quando c'è stata la scossa qualche anno fa di mattina, non è la scossa che mi ha creato problemi, è il panico che si è venuto a creare perché i figli erano a scuola e i genitori sono corsi verso la scuola, quindi mi hanno bloccato quella parte di città. Diciamo, e quindi è questa la sfida che un amministratore pubblico ha in campo. Non si deve intendere il concetto di piano di evacuazione come un monolite, nel senso che un piano di evacuazione è un'unione di vari piani pensati per diversi tipi di eventi con diversi tipi di approcci. I rischi sono tra gli altri il rischio vulcanico, il rischio sismico, il rischio incendi. Ogni tipologia di rischio ha dei piani e le evacuazioni possono essere sia di tipo autonomo da parte dei cittadini, ci sono altri tipi di evacuazione che invece sono assistite. Quando scatta il piano di evacuazione? Scatta un'ora X. Quando? Qual è la soglia?
quando viene innalzato il massimo livello di allerta sotto le indicazioni che gli danno gli istituti di ricerca. Gli istituti di ricerca, l'osservatorio vesuviano in questo L'osservatorio del caso. Vesuviano gioca un ruolo fondamentale. Io che sono puteolano, so dove andare? Tu sai che sarai prelevato in un punto, o dovrai andare in un certo punto, da questo punto verrai trasportato fuori dal tuo comune, verrai smistato poi dopo in un territorio diverso anche da quello della regione. Nel caso di Pozzuoli, se non ricordo male, il gemellaggio è effettuato con la regione Lombardia. Quindi qualcuno potrebbe ritrovarsi in Lombardia qualche giorno dopo. Sì, l'evacuazione dovrebbe avere una durata di circa 48 ore. Stiamo parlando di rischio vulcanico, chiaramente. Ma ormai ci siamo quasi abituati, viviamo in questa specie di fatalismo strano in cui sì, siamo preoccupati, ma sappiamo pure che insomma già è successo. Poi fortunatamente la solfatara e il bradisismo ci hanno sempre dato il tempo di scappare. Il problema è che oggi con tutta la gente che è venuta ad abitare, scappare sarà follia allo stato puro. Fare abitare tante persone in un territorio del genere è follia. Ci siamo diretti all'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli per incontrare la dottoressa Giallanella, direttore e archeologo presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici degli Uffici di Pozzuoli di Ischia. Abbiamo fatto 4 chiacchiere sugli aspetti archeologici e culturali legati al bradisismo. E non solo. Pozzuoli era, dopo Roma, la città più importante dell'Italia romana, perché fin tanto che non sono stati costruiti i porti ad Ostia di Claudio e di Traiano, tutte le merci che arrivavano dal bacino del Mediterraneo che Roma andava mano a mano conquistando, arrivavano al porto di Pozzuoli e poi con i carri attraverso la via Campana nell'interno, a Santa Maria Capua Vetere e poi si salda nel Lazio alla via Appia, arrivavano a Roma. E questo è stato forse il motivo per cui tutti gli imperatori romani che si sono succeduti nel tempo, da Augusto fino a Vespasiano, hanno sempre visto Pozzuoli con un occhio di riguardo. Stiamo scavando nelle vicinanze delle 2 gallerie che si stanno realizzando per collegare l'imbocco della tangenziale con il porto, per non determinare troppo traffico in città durante il periodo estivo dovuto agli imbarchi, B per facilitare l'evacuazione in caso di crisi bradisismica. La scoperta più importante è stata quella di livelli di paleosuolo dell'età del bronzo, di cui assolutamente non sapevamo, non conoscevamo l'esistenza in questa parte del territorio campano. Ma poiché noi lavoriamo sempre nei Campi Flegrei in stretta relazione con i geologi e con i vulcanologi, perché ovviamente le stratigrafie sono in gran parte composte da livelli eruttivi, abbiamo scoperto anche che appunto in età preistorica il mare arrivava fino alle pendici del cratere di Cigliano e del Monte Gauro, quindi in età preistorica tutto il territorio puteolano era tutto sott'acqua. Abbiamo trovato questo edificio termale a carattere termale di età repubblicana che ovviamente sfruttava le sorgenti di acqua calda che qui sono in abbondanza e che poi ha avuto questo estensivo rialzamento dei piani pavimentali per oltre 1 metro e c'è venuta sopra una domus in età primo imperiale, quindi un edificio a carattere residenziale, ha cambiato funzione, ha cambiato planimetria, ha cambiato tutto e poiché si trova proprio oggi nella battigia, infatti abbiamo scavato in larga parte con la Sorbona perché c'era l'acqua, secondo me un cambiamento così radicale è da imputare solo a una sommersione provocata dal bradisismo alla quale hanno dovuto porre rimedio. Sono tanti e tali i nostri monumenti che come fai a proteggerli tutti e soprattutto come li proteggi? Che fai? Li riempi di sabbia, li ricopri di sabbia?
ma non c'è grande possibilità. Infatti allo studio ci sono forme di evacuazione delle persone, del popolo, della gente, ma dei monumenti no, purtroppo no. Sono anni che io sto dicendo questa cosa, al mondo ce l'abbiamo solo noi. Allora, invece di continuare a progettare stramaledetti moli di cemento per far attraccare le barche, le barchette e compagnia cantante, facciamo una diga foranea fuori in modo che il mare mosso d'inverno non viene, scava e distrugge. Leviamo tutti gli scarichi abusivi che stanno a mare, facciamo campagne di scavo un pezzo per volta, anno per anno, scavo e restauro, perché ora sappiamo anche fare i restauri a mare, e mettiamo la gente con le barchette, col fondo di vetro trasparente, te le vieni a vedere, ci avremo la fila di gente così, ma non lo capiscono perché il livello culturale è talmente I cittadini sono abituati al fenomeno bradisismico, sono abituati forse all'ansia, no? Quindi anche alla paura, abituati al doversi svegliare magari in piena notte per delle scosse di terremoto. Come si fa a vivere un territorio così altamente sismico? A vivere su un vulcano? Si vive soprattutto quando il territorio è monitorato, quando l'osservatorio vesuviano comunque costantemente è in contatto con gli enti preposti per comunicare alla popolazione quelli che sono gli andamenti sismici. Negli ultimi tempi, in quest'anno soprattutto, ci sono state parecchie scosse che hanno destato comunque delle preoccupazioni e ahimè la stampa non è stata di supporto. Non è stata perché in tanti hanno giocato sul fattore titolo, però il titolo cosa comporta? Che le persone chiaramente vanno in allarme. Ci dirigiamo per questo appuntamento a Monte Ruscello, dove incontriamo questa signora, Anna Peruso, fondatrice di questo gruppo Facebook che si chiama Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei, e secondo me questo è un aspetto molto interessante di ciò che sta avvenendo nella caldera rispetto alla vita della caldera, perché molti cittadini si organizzano privatamente sui social per diffondere notizie che riguardano il vulcano, per ripostare i bollettini che vengono pubblicati dall'Osservatorio Vesuviano, gruppi di discussione, ecco. Però è interessante come ci sia un'attenzione pubblica e dei social su questo fenomeno, che chiaramente però poi ha anche tutte le distorsioni portate dietro dai social. L'allarmismo chiaramente viene amplificato. Se prendi questa amplificazione e la porti al grande pubblico, immagina cosa può succedere. Nel 2012, quando siamo passati nello stato di allerta gialla, è incominciato il mio interesse ovviamente per la situazione dei Campi Flegrei. Cioè, io sono abitante di Pozzuoli, ho vissuto il bradisismo, l'evacuazione, quindi sono sempre stata consapevole del fatto di vivere su un vulcano. Dall'epoca ho incominciato a seguire moltissimo la cosa e mi sono resa conto che certe informazioni mancavano alle persone, perché anche un bollettino di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, che comunque viene pubblicato sul sito, che io magari leggo, cioè ogni volta che viene pubblicato, non viene letto, perché le persone sono pigre, quindi leggono un post di Facebook ma non aprono il link. Da ciò praticamente l'idea, ho detto io comunico, metto un post col contenuto del bollettino, inserisco sempre il link, però per chi vuole approfondire, il mio post lo leggono, il bollettino non se lo vanno a leggere. Quindi era un'occasione di incontro e di condivisione. E quando praticamente qualcuno pone una domanda, a me fa piacere quando un geologo, un professore, un ex direttore dell'osservatorio chiarisce a un mio concittadino un concetto, perché in quel momento lo sta facendo a tutti i membri del gruppo. Riescono a prendere consapevolezza del rischio e quindi di qual è la realtà delle cose, cioè quindi da una parte di non dar seguito a certi giornali con titoli allarmistici, ma dall'altra parte che non va mai sottovalutato il problema, perché comunque noi effettivamente siamo in una condizione di attenzione. C'è anche un po' di fatalismo da parte della popolazione puteolana, ma napoletana anche in generale, nel non voler affrontare il problema
non volerne parlare. E poi non dimentichiamo che il gruppo nasce, questo è uno degli obiettivi del gruppo, anche per diffondere informazioni dei piani di protezione civile. Detto ciò, praticamente molte delle persone che abitano nella zona rossa ovviamente non hanno consapevolezza ancora di quali saranno le modalità dell'evacuazione. Hanno una vaga idea dei gemellaggi, non conoscono il meccanismo dei punti di incontro, dei cancelli di ingresso. Io per esempio quando pubblico il bollettino settimanale pubblico sempre il grafico dei cancelli di ingresso. Quando qualcuno mi ha chiesto scusami ma il grafico che cos'è? Già è stato un vantaggio, una vittoria, perché magari ho fatto intervenire chi quel piano e quel progetto nella protezione civile l'ha elaborato e ha risposto. Il cittadino puteolano vuole solo sapere se c'è attualmente una situazione d'allerta, se c'è da preoccuparsi. E poi però la cosa principale, la domanda è sempre quella: che dobbiamo fare se succede qualche cosa? Qual è il comportamento che dobbiamo tenere? Quello che temono attualmente i cittadini puteolani non è puteolani, non è un'eruzione, ma ritengono davvero che possa riemergere una crisi simile a quella degli anni '80. Ma per noi puteolani cosa cambierebbe? Noi fummo evacuati nell'80, io sono stata evacuata, io sono stata 3 anni fuori da Pozzuoli. Che ci sia o non ci sia un'eruzione, per noi il danno sarebbe identico, ma per noi puteolani sarebbe una tragedia comunque. Noi che abbiamo vissuto lontano da casa, che abbiamo visto la nostra città morire in 10 anni. È diventata una città fantasma Pozzuoli. Mo la vedete bella, riemersa, ma perché? Perché sono passati 10 anni dopo la crisi del bradisismo, prima che Pozzuoli fosse riabitata, che fosse concesso di ristrutturare tutto, perché il fenomeno era cessato. Adesso ritorna e il timore torna là. Cosa succederà? Cosa farebbe la protezione civile in presenza di altri elementi d'allerta? Ci lascerebbe a Pozzuoli? All'epoca ci evacuò. Non è vero che non esiste una pianificazione per il rischio bradisismo. Esiste una pianificazione per il rischio sismico. Il modello operativo per il rischio sismico è la pianificazione che viene adoperata per il bradisismo, perché quando io applico un modello operativo lo applico agli effetti di qualcosa sul territorio. Quindi nel caso di intensa crisi bradisismica si può applicare il modello operativo del rischio sismico. Perfetto. Non c'è un modello operativo di intervento a livello nazionale sul bradisismo, perché anche gli eventuali effetti di una crisi bradisismica di grosse dimensioni possono essere fino a un certo punto assorbite dal comune di Pozzuoli, cioè nel senso noi abbiamo un modello operativo per il massimo evento sismico che può avvenire nel territorio di Pozzuoli. Queste sono le soluzioni per salvarci tutti. Il messaggio che è difficile fare arrivare e che invece dovrebbe arrivare, perché con i bambini si riesce a fare arrivare questo messaggio, è che se tu non segui le istruzioni muori.